Storia e curiosità su Venezia. I 10 ponti da visitare a Venezia. In questo nuovo video ho deciso di mostrarvi alcuni dei ponti più particolari di Venezia. Calcolando che in città ce ne sono circa 400, io elencherò i più particolari o caratteristici. Spero che il video vi piaccia. Buona visione. Il primo si trova a Piazzale Roma, proprio vicino al punto di arrivo in macchina della città. L'ho scelto perché è unico e particolare, come capirete dal nome, il Ponte dei Tre Ponti. Come secondo ponte non poteva mancare il Ponte di Liato, il più importante di Venezia. Prima della fine del Cinquecento era costruito in legno, poi fu edificato in pietra. Una volta attraversato potrete vedere il Canal Grande da due diversi lati. Al di sopra ha due fili di negozi. Se volete approfondire qualche curiosità su di esso, vi lascio in descrizione un video in alto a destra. Come terzo e quarto ponte ho messo il Ponte della Guerra e il Ponte dei Pugni. Il Ponte della Guerra e il Ponte dei Pugni sono particolari perché fino alla fine del Settecento qui, come in altri ponti, si scontravano delle guerre dei pugni, gli abitanti di due fazioni avverse, i castellani di San Pietro di Castello e i nicolotti di San Nicolò dei Mendicoli. Si scontravano a pugni sulla parte superiore del ponte da settembre fino a Natale. Ho fatto comunque un video a riguardo che vi lascio in descrizione.
Come quinto ponte abbiamo il Ponte dei Sospiri, altro ponte simbolo di Venezia realizzato nel XVII secolo e situato a poca distanza da Piazza San Marco. Serviva da passaggio dal Palazzo Ducale alle prigioni di Stato per i reclusi e attraversandolo essi sospiravano davanti alla prospettiva di vedere per l'ultima volta il mondo esterno. 6. Ponte degli Scalzi. Ho scelto questo ponte primo perché attraversa il Canal Grande, secondo perché io ci sono nato vicino e terzo perché per chi arriva in treno è il primo ponte che si staglia alla vista dei turisti. Creato nel 1858 dal Neville in ghisa, simile a quello dell'Accademia, fu poi fatto in pietra nei primi anni del Novecento. Da qua potrete iniziare un percorso per i sestieri di Cannaregio, vi lascio il link sopra in descrizione. 7. In zona Cannaregio, nel Rio di Cannaregio, abbiamo un altro ponte molto bello, che come dice il nome, il Ponte dei Tre Archi, è caratteristico. Il nome originario era Ponte di San Giobbe. In passato c'erano altri ponti con tre arcate, ma al giorno d'oggi penso sia rimasto l'unico. 'Come ottavo non poteva mancare il Ponte della Costituzione, ponte che collega Piazzale Roma alla stazione ferroviaria, chiamato anche di Calatrava, nome dell'architetto che l'ha costruito, aperto nel 2008. Ponte maestoso di forma arcuata con una campata di 81 metri, con strutture in acciaio, ai gradini e parapetti in vetro. Ci furono innumerevoli polemiche per l'enormità dei costi di costruzione. Consiglio vivamente di attraversare una serata d'inverno che con il ghiaccio sui gradini in vetro potete provare dei voli pindarici non indifferenti. 9. Il Ponte dell'Ovo. Non è così maestoso e importante come nei precedenti, però è piccolo, ma a me piace molto perché da qua si può vedere tra due palazzi il campanile di San Marco.
Come 10° ponte non poteva mancare il Ponte delle Tette, che si trova nella parrocchia di San Cassiano tra i sestieri di San Polo e Santa Croce. Questa zona era detta delle Carampane nel passato ed era adibita come quartiere a luci rosse. Le prostitute, affacciandosi alle finestre in direzione del ponte, erano solite adescare i passanti mostrando i loro seni scoperti. Lascio comunque in descrizione un video che parla proprio della zona. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like se fosse e iscrivetevi, e vi ricordo che nella descrizione ci sono dei link di Amazon del materiale che uso. Se volete aiutare a crescere il canale, entrate da quei link per qualsiasi acquisto su Amazon, così aiuterete. Grazie.